Costruire uno strumento musicale partendo dall'albero credo sia l'esperienza alchemica più alta che si possa raggiungere nella vita di un costruttore. Trasformare un albero e continuare a farlo vivere nella musica credo sia un senso di rispetto verso un essere che ha vissuto decenni guardando il cielo. Fino a una ventina d'anni fa, nelle case coloniche della pianura, si trovavano ancora alberi piantati per la nascita di un bambino o alberi piantati perché avevano una storia da raccontare. Magari sementi di albero portati da un viaggio, sementi di albero che raccontavano un momento storico avvenuto. Poi a un certo punto, pian piano, dando spazio a quella che è stata chiamata civilizzazione, si è lentamente creata un deserto in questa identità arborea. E quindi pian piano ho dovuto risalire. Prima la pedemontana trevigiana e poi la montagna. Io trasformo principalmente alberi da frutto. Tutte le casse esterne delle mie fisarmoniche sono in albero da frutto. Sono alberi che non hanno bisogno del bosco, ma hanno bisogno della comunità. E qui li ho trovati. In Agordino li ho trovati. Per 10 anni ho camminato sia Vallada, sia Canale, Falcade e poi San Tommaso con la frazione alta di Canacede e nessuno mi conosceva. Camminavo indisturbata e ho cominciato a studiare il territorio attraverso la gente, attraverso chi lo abita, attraverso i boschi, gli alberi, gli animali. La gente di montagna è gente molto semplice. Gli agordini sono sinceri. Quando parlano perché hanno qualcosa da dire, altrimenti fanno silenzio. In questi loro silenzi entra un'arte, che è quella dell'ascolto, l'arte di guardare negli occhi le persone e è la stessa arte che muove nel cercare di guardarli quando loro lavorano. In questi lavori profondamente identitari, lavori che con le mani creano e trasformano il loro territorio, trasformano i beni che hanno nel loro territorio in qualcosa di artistico, di vivo e di eterno. Ma il legno, diciamo che ho sempre avuto la passione da bambino, perché i miei avevano falegnameria e segheria, no?
E poi io ho preso tutti gli altri indirizzi di lavoro e così, e quando ho smesso di lavorare ho ripreso a lavorare col legno, a fare queste cose, perché mi diverto da matti. Essendo di Agordo, ad Agordo non c'era la tradizione delle maschere. Dopo, quando mi sono sposato, sono venuto a Rivamonte e ho sempre avuto la passione delle tradizioni, della cultura del paese. Avevo sentito di queste maschere, degli Olt da Riva, e allora ho cominciato così per scherzo a riprodurre qualche maschera. Un giorno un mio amico giornalista, che non sapevo che faceva il giornalista, mi ha chiesto: ma cosa fai di bello con il legno? Ma faccio un po' di tutto, però sto cercando di riprodurre gli Olt da Riva. Allora glieli ho fatti vedere, lui li ha fotografati così, senza nessun impegno. Una settimana dopo mi arriva con il giornale in mano e da allora è il Tita da Olt da Riva. Sono diventato... così il mio nome è diventato Tita da Olt da Riva. Io in realtà negli ultimi tempi sono considerato un pittore di muri. Cos'è un pittore di muri? Un affreschista. Io faccio gli affreschi, i graffiti, però la mia attività non si concentra solo su queste due cose. Faccio incisioni, calcografie, insomma diciamo che per fare una sintesi del mio lavoro, tutto ciò che è disegno, pittura mi affascina. Il barbatrucco è riuscito. Qui sono arrivato ad Agordo perché qui si è trovata una condizione di simpatia fra la popolazione e la mia attività e abbiamo fatto Agordo Paese del Graffito. Ci sono una ventina di graffiti, non fatti solo da me, però è un'iniziativa partita nel 2010. Io l'avevo proposto anche da altre parti, ne abbiamo fatto in Trentino, ne abbiamo fatto in Toscana, ma qui hanno accolto e hanno avuto così il buon senso di portare avanti un'iniziativa, anche perché Villa di Manzoni ha qualche graffito. C'è un aggancio anche storico e anche nella Valle del Biois, soprattutto a Falcare, ci sono proprio dei graffiti sulle case, magari solo a livello decorativo. Diciamo che non è nato a caso il graffito, se vuol dire c'era già qualcosa di storico. Sono qui che lavoro su questi telai. Sono telai da tavolo, piccoli, che ognuno di noi potrebbe avere nelle proprie case. Telai una volta ce n'erano in tutto l'Agordino, in tutte le frazioni, e prevalentemente erano gli uomini che lavoravano al telaio. Le donne si occupavano di filare canapa e lino, perché era la cosa che veniva fatta durante le sere di filò. Tutto l'Agordino veniva coltivata a canapelino, da Livina al Longo a tutte le frazioni. Una volta preparati tutti i gomitoli, venivano portati da questi tessitori, diciamo, che poi preparavano la tela.
La tela doveva servire per fare lenzuola, per fare biancheria, per fare tutte queste cose qui. E quindi era una cosa necessaria perché una volta veniva fatto tutto nelle case. Mi ricordo che quando avevo finito le scuole superiori mi è venuto il pallino, semplicemente volevo provare a fare una chitarra elettrica e cercando su internet ho trovato delle guide su come poter fare, mi sono un po' informato e ho tentato a fare questa chitarra elettrica. Poi non l'ho finita, ma nel frattempo è nata in me questa passione di poter far suonare un pezzo di legno. Sono andato a cercare dove potevo imparare quest'arte e ho trovato una scuola di liuteria a Gubbio. Io pensavo di andare a imparare a fare chitarre elettriche e invece mi hanno insegnato a fare violini. E lì mi si è aperto un mondo, perché far suonare una chitarra elettrica è una cosa, mentre prendere un pezzo di legno e farlo suonare è una cosa completamente diversa, perché lì devi far suonare, devi fare in modo che il legno vibri in una maniera particolare, giusta, e devi farlo suonare. E da quello poi niente, ho continuato, ho costruito chitarre elettriche, chitarre acustiche, bassi, tutto quello che può essere costruito con legno, insomma, nell'ambito musicale. Sono cresciuta nella bottega di mio padre, una bottega di costruzione di fisarmoniche, nata quando io avevo 4 anni e mezzo, 5 anni, e sono cresciuta giocando tra le fisarmoniche. Ho scoperto quando sono andata alla scuola che non era abituale in tutte le famiglie costruire strumenti musicali. Ero convinta che in ogni casa si costruisse una fisarmonica o un violino, una chitarra o comunque qualcosa. Poi a scuola mi sono confrontata con i compagni e ho scoperto che in realtà non era così. I miei compagni non costruivano niente a casa. Ciò che mi accomunava agli altri figli degli artigiani era quello di crescere in bottega. I figli degli artigiani, quando io ero bambina, crescevano ancora nella bottega, guardavano i genitori lavorare, vivevano, appartenevano a quella bottega e la bottega apparteneva a loro. Era un senso profondo di identità familiare, ma anche di identità territoriale. Io ricordo degli incontri speciali tra mio padre nella sua bottega di costruzione di fisarmoniche con un amico che aveva una ferramenta e poi un fabbro. Apparentemente 3 mestieri diversi, ma con la stessa identità del paese, del mestiere, dell'incontrarsi e del confrontarsi.
Era una rete un po' come quella degli alberi. Aveva una progettazione vegetale, ossia l'albero si muove ma non si sposta. E così anche le botteghe artigiane. L'albero ha in tutto il corpo fisico distribuito gli organi vitali e anche le botteghe. Ognuna era indipendente a sé, ognuna era in dialogo con le altre, ma con la propria personalità. Questo lentamente l'ho visto scomparire negli anni, per dare spazio a una progettazione animale, dove gli organi vitali sono localizzati, quindi sempre più specializzati in un mestiere, sempre meno in dialogo con il tutto. Quando sono nati gli Old da Riva, ognuno si faceva la sua maschera, era la maschera personale. Dopo, dagli anni 50 non sono più state fatte. Adesso io continuo a farne perché magari c'è anche qualcuno che mi chiede mi piacerebbe avere una maschera tua di bello o di brutto, allora cerco di estrapolare qualcosa dal pezzo di legno che possa andare bene a chi me la chiede. Il legno che si usa per le maschere a secondo delle zone usano di tutto, si può usare l'acero, il lontano, il noce. Io preferisco usare il cirmolo. Non solo perché sia più tenero, perché anche il tiglio è tenero, però quando poi hai in mano una maschera di cirmolo ha un profumo che ti dà ancora di più la soddisfazione di tenerla in mano. Noi abbiamo proposto questo lavoro già alle scuole medie. Abbiamo preso un gruppetto di ragazzi e abbiamo detto una volta in ogni casa si faceva la tela e si usavano questi strumenti. Entusiasti, il primo anno li abbiamo fatti lavorare con dei telaietti piccoli, proprio molto semplicemente e così, e il secondo anno gli abbiamo dato in mano questi telai qui. In 2 pomeriggi loro si sono montati l'ordito, perché montare l'ordito è un lavoro abbastanza impegnativo e importante. Cioè bisogna prestare abbastanza attenzione per non sbagliare. Beh, se devo dire la sincera verità, mi hanno lasciato entusiasta quei ragazzi. Avevano il loro cellulare di fianco sulla sedia, però alla fine avevano portato a termine il loro lavoro e non finirò mai di dire i ragazzi, la gioventù ha bisogno di manualità. In genere io per fare una maschera prendo un pezzo di legno, una mezzena, prendo il tronco intero, spago per metà e dopo viene tenuta ferma su un appoggio e prima bisogna fare l'esterno, perché cercando di mantenere sempre anche un po' le misure, perché dopo la maschera bisogna anche poterla indossare, deve essere anatomica, è quello il segreto, che sia anatomica e leggera, più leggera è, più bello anche indossarla, no? Fatto la parte esterna, quasi al 90%, allora bisogna girare il pezzo e
cominciare io prendo uno scalpello dritto e la segno tutta. E poi la sgorbia. Per fare questo lavoro bisogna mettersi seduti. E poi pazienza, così. Tenendola in mano così la maschera, si riesce a capire dal suono che fa con la sgorbia. Quando si comincia a sentire quel suono chiuso, cupo, vuol dire che stiamo arrivando verso che c'è poco materiale da togliere. Allora bisogna stare attenti e bisogna sempre continuare con le mani a sentire il legno. Per sapere quando lo spessore è giusto, abbiamo anche lo spessimetro che ci dice lo spessore dei vari punti in questo caso del fondo. Però per sapere se il legno ha raggiunto lo spessore giusto, si inizia con le mani a piegare pian piano nei vari punti, torcere, e le mani, io non saprei dire come deve essere, neanche il mio maestro sapeva dirmi guarda quando è così è. A un certo punto si arriva allo spessore giusto e le mani capiscono, anche nell'uso semplicemente di una sgorbia, di uno scalpello, la mano sa quanto deve andare giù, quanto deve togliere, quanta forza deve esercitare, magari senza neanche che la testa debba comandarla più di tanto, insomma. Le mani hanno una loro intelligenza. Deve essere sviluppata. Per me le mani sono l'estremità visibile del cuore, la parte più vicina a quello che è la creazione. Quella parte dove, se si ha coscienza fino alla punta delle dita, si riesce a produrre arte. I musicisti lo sanno bene, gli artisti lo sanno bene in generale, ma anche i contadini lo sanno molto bene. Lo sanno bene gli artigiani, perché se non si sviluppa l'intelligenza delle mani non si è in grado di formulare un pensiero e di trasformarlo in qualcosa di fisico. Uno dei posti dove di solito mi fermo a prendere ristoro, a prendere fiato, è alle piane di Vallada. In questa piana c'era un albero secolare, un abete, un pez lo chiamano qui. E questo abete a fine ottobre è andato giù. Quando l'ho rivisto tagliato mi sono ritornate tutte le storie che mi raccontavano da bambina, quando mi dicevano conta gli inverni dell'albero, perché l'albero cresce quando il sole
è nella parte di crescita, e quando il sole invece l'energia va sottoterra, l'albero smette di crescere, o meglio rallenta la crescita. In quella crescita che rallenta si forma questo anello. Noi contiamo gli inverni così. E ho cominciato a contare gli anelli di questo albero. Mi sono fermata poco dopo i 100 e ho pensato a tutto quello che questo albero può aver visto, e quante volte questo albero è stato di ristoro da chi veniva a falciare questi prati, perché alla fine questi erano prati. Quando l'ho visto a terra ho pensato ai racconti che un territorio può dare, alle immagini che in un territorio ci sono, ai personaggi, che siano uomini, animali o alberi. E adesso quello spazio di sole che entrerà dove c'era quest'albero, cosa porterà? E questa è la domanda che fa sempre partire la voglia della storia. La montagna non fa parte della mia quotidianità vissuta, nel senso dell'esperienza quotidiana, però fa parte perché voglio che ne faccia parte prima di tutto, e attraverso una prospettiva che è una prospettiva di studio in questo momento della mia vita, ho iniziato a provare a pensare a come effettivamente la letteratura è in grado o non è in grado di raccontare la montagna. Quindi mi interessava, partendo dalla mia esperienza di vita, che è quella appunto di appartenere alla montagna, di avere le radici in montagna, mi interessava capire in che modo la letteratura si rapporta a questo spazio molto particolare. Credo che la montagna abbia ancora molto da dire, e credo che una cosa che è in grado di fare la montagna, che forse andrebbe salvata con le unghie, è la capacità di mantenere il tempo, mantenere anche una memoria, cioè la capacità di assorbire i tempi passati e di dargli forma anche materiale, perché basta guardarsi intorno e si può leggere a tutti gli effetti la storia grande e la storia minima. Un attimo per vedere il calendario delle prossime prove. Da quando il calendario dei prossimi lavori, ma capitone di grado piace. Due volte. Due volte? Sì. Due cose. Mettevi la mappa. Sì. No, loro chiamano. Troppo vino, ma
Questi sono pezzi di legno del 1600, sì, del fienile. Legni che ho dovuto togliere perché non erano più, su tutta la lunghezza, non erano più usufruibili, no? Quindi ho dovuto tagliare dei pezzi e allora ho pensato di fare queste cose. Ecco, il cuore finito diventa così, che è stupendo, cioè, il legno, i colori dell'arice, con un po' di cera naturale. Non do vernici da nessuna parte perché il legno non merita vernici, è solo la cera perché lo ravviva un po' e basta. Ecco, questo è un po' ridicirmolo, come abbiamo visto fare prima. Poi questi sono quasi tutti legni vecchi. Non va gettato il legno vecchio è pregiato, più del legno nuovo direi, perché assume la sua colorazione e dopo ha un coso di vissuto, ha una sua storia. Questa stalla appartenevano a parenti della mia famiglia. Mi è capitato 5-6 anni fa che questo fienile lo volevano vendere e io ho detto no, deve rimanere a Cogul, deve rimanere una cosa nostra, e ho deciso di acquistarlo per fare quello che sto facendo. Sulla parte alta adesso sopra sto allestendo un museo con tutti gli attrezzi agricoli e non della nostra borgata, della nostra frazione. Ecco. Adesso non sai che hai da fare. Questo è che noi forse cerchiamo di far capire, di far vedere che con questo strumento che una volta c'era e che poi è sparito, si possono fare tante cose. A me è capitato di filare della lana e di fare una sciarpa poi, e infatti si vede, diciamo, l'irregolarità del filato, perché per quanto tu sia brava, per quanto tu sia precisa, però è quello il bello. È quello il bello dell'artigiano, il bello della creatività, il fatto di non essere regolare, perché altrimenti sembra industriale il prodotto. Sembra che racconti il tempo, che pianga per il tempo passato. Il graffito a laurea è stato fatto sulla casa di Tutadasso. Tutadasso era un bravissimo scultore che è scomparso ormai da oltre 10 anni, che aveva
una particolare affinità con questo territorio. Essendo lui uno scultore che ha fatto diverse volte la leggenda di Howard, abbiamo così assimilato le due cose portandolo in un unico graffito. La leggenda giustifica la nascita di Howard, nel senso che si presume, dal punto di vista storico, che una volta qui ci fosse una valle coperta di acqua, no? E allora questa leggenda ha un senso storico, e poi la leggenda è leggenda, che è semi-verità, no? Naturalmente all'interno di questa leggenda c'è sempre la componente religiosa, che in sostanza c'era questo bambino che è salito su una barca, affogò, i genitori disperati hanno invocato San Martino e di conseguenza questo San Martino è andato con la sua spada, ha divelto le rocce. Infatti qui c'è un luogo che si chiama la Tagliara di San Martino, che in sostanza ostruiva il passaggio dell'acqua e faceva un lago. Lui ha spaccato questa roccia, l'acqua è defluita e sotto il fondo del lago c'era questo bambino scoperto dalla sua barchetta ed era ancora vivo. Questa è una leggenda, naturalmente, no? E abbiamo pensato che per il primo graffito non si potesse non parlare di Howard, nel vero senso della parola. Quando mi capita che vado in giro, osservo le persone e ci sono persone che proprio ti ispirano per fare una maschera, perché magari hanno un qualcosa di difettoso oppure hanno qualcosa anche di simpatico, perché non è detto che uno perché ha un difetto non sia un difetto simpatico. E allora si cerca di renderlo ancora più accentuato, anche per ridere, perché queste maschere le usavano per fare le mascherate e poi ridevano. Come questa qua c'era un signore, non sapevo che cosa fare, c'era un signore che continuava a guardarmi e teneva la lingua fuori, e allora l'ho fatto con la lingua fuori, mi è venuta l'idea. Questa maschera ha un toscano, un sigarone, ma questo non è un nodo della pianta. Allora io, trovando il nodo, cerco di studiare cosa mi riesce meglio. Qui mi è venuto fuori un bel sigarone. Oppure qua ci sono tanti nodi e mi vengono fuori tutti dei torzoli qua. Allora io dico ai bambini: attenzione a mangiare Nutella, perché questi sono i risultati. Allora loro se la ridono. Però bisogna sempre mantenere le misure per poter dopo indossarle. Ci sono tante parti dove è molto sentito la tradizione delle maschere. Qua purtroppo, vuoi per l'industria che si è creata, vuoi per è un po' andata perdendosi. Nell'Agordino fanno la Zingenesta, in primavera fanno la Zingenesta, canale d'Agordo, e dopo fanno il giro, girano Canale, Falcade, Caviola. Allora c'è la Zingenesta là. Questo viene chiamato l'Ares de Sant'Antonio de Bedolès. È sulla strada di Bedolès che va verso Saint-Simon. Una volta questa strada era praticata con le ridole, le slitte d'inverno, con i carri e i buoi d'estate, e portavano giù il fieno. Qua erano prati, non c'era bosco, e del bosco c'era però questo larice. C'era anche durante la Prima Guerra Mondiale, quando ha salvato, si dice insomma che si attribuisce a questo albero la salvezza di un carro che rischiava di andare giù con le vettovaglie, e poi subito dopo, sempre la Prima Guerra Mondiale, ha salvato sempre un altro carro carico di fieno. E sono dei punti di riferimento che segnano il territorio proprio anche a livello toponomastico e geografico.
A volte si abbandona il sentiero per imboccare una gavada, che sono questi solchi nel bosco dove facevano scendere i tronchi scortecciati. Allora su veniva tagliato il tronco, veniva scortecciato e poi per essere portato giù dove c'erano le seghe acqua veniva fatto correre e faceva questi solchi. Qui siamo alle stalle Viere, che sono appunto le antiche stalle. Spesso questi, sia i ricoveri sia un po' i luoghi, sono scomparsi addirittura dalla memoria anche di chi ci vive, in quanto sono passati così tanti anni e nel giro degli ultimi 50 anni il territorio è profondamente cambiato e quindi cambia e se ne va anche la memoria. Guardando le estati, le primavere di questo albero, si riesce a capire negli anni quali sono stati gli anni piovosi, quali sono stati gli anni che hanno avuto gelo, gli anni che hanno avuto tanta neve, poca neve. Poi quando si arriva qua si riesce a vedere la resina, quindi nonostante ormai da mesi sia schiantato questo albero, sia stato tagliato, ancora risente della luna. In questi giorni siamo in luna calante, quindi l'energia dell'albero sta andando verso le radici, verso la terra, verso la pianta cosiddetta dell'albero e la resina sta uscendo tutta. Sta proprio percorrendo tutti quelli che sono i canali che quando si ascolta un albero sono i canali che in questo momento suonano. Perché sono i canali che vuotandosi della resina formano dentro all'albero una specie di organo. Quindi con tutte queste canne che si liberano dalla resina e ascoltandole sono le canne che suonano. Se tu ves caso tal credis la che lor mi han soterat Aleus plats pendeste nutis dal mio sang l'estat bagnat par segnal une crosude ies colpide l'itale
Suona. Stiamo scendendo da Carfon, appena sotto, e andiamo a vedere il mio bosco, quello che è stato il bosco di mio bisnonno, che allora non era naturalmente bosco, erano prati e campi. È rimasta una piccola parte di prato che io pascolo con i miei asinelli l'estate. Mi trovo da sola a cercare di gestire al meglio questo piccolo fazzoletto, questo coriandolo di territorio a cui io sono legata per un valore affettivo. Altrimenti, se fosse per, pensando alle fatiche che fai, l'impegno che ci metti, non è assolutamente, cioè è completamente antieconomico. Però non si può basare tutto solo sul discorso economico, altrimenti si abbandonerebbe tutto e si lascerebbe tutto andare a se stesso come tanti hanno fatto. Senza, io non giudico nessuno perché effettivamente è una battaglia persa, perché mi fa strano quando sento o vedo, no, la lotta che fanno in città per gli alberi, giusta, ma ogni tanto vorrei dirgli: ma venite qua su a vedere. Per noi gli alberi sono una risorsa, ma sono anche un grosso problema. Gli alberi, soprattutto che sono cresciuti in questi ultimi 40 anni, che li abbiamo lasciati crescere troppo vicino alle case, abbiamo abbandonato i prati e lasciato crescere, sono diventati un problema. Con le ultime nevicate abbondanti abbiamo avuto solo danni dagli alberi qua da noi in questo momento. Purtroppo, però è così. Per noi è una realtà differente da quella di altre parti. Così, adesso io oggi sono qua, dedico la mia mattina libera a venire qua su con la motosega, con l'aiuto di un amico, a cercare di ripulire un po'. Adesso finalmente, anche se è stato triste, no? Dopo quello che è successo, vedere tutto per terra, però adesso ho guadagnato la vista, che adesso purtroppo è nascosto, però il Civetta adesso lo vedo benissimo da qua. Mi godrò il tramonto che lo vedo dal Passo San Pellegrino, vedrò di nuovo tutta la valle di Garesse e l'altopiano del Rosetta dalla mia baita, quindi sono anche contenta così. I primi giorni non avevo coraggio di venire a vedere, un po' perché era tutto un rebalton qua, i primi giorni non avevo neanche coraggio di venire su. Dalla statale, si intravedeva il tetto del fienile e il tetto di questa baita qua, che erano 40 anni che non si vedeva più. E tanti mi hanno detto: ma è là, io non sapevo neanche che c'era quella baita lassù, no? E finalmente poi un giorno ho preso coraggio e sono salita per il sentiero qua di sotto che è franato, anche non si può più praticare. Sono venuta su, sono arrivata qua, mi sono seduta e ho avuto un magone. Non ho pianto, però il magone mi è venuto perché pensi a tutto il lavoro che
che avevi fatto per cercare di tenere pulito, adesso tutto per terra, il pascolo non c'è più, cioè buona parte gli alberi sono caduti proprio sul prato, quindi c'è da lavorare e quindi al momento è stato un colpo al cuore, però l'ho detto anche prima, di nuovo adesso la baita al sole, che prima era tutta in ombra, vedo il civetta, vedo, ho guadagnato in orizzonte, si è aperto un orizzonte nuovo. È un disastro perché non riusciremo a raccoglierli, no? E secondo me l'80% del legno che abbiamo nei boschi rimane lì. Benvengano gli aiuti, la famosa alluvione, ma che però la danno alla popolazione, non solo agli alberi, perché insomma gli alberi viverebbero se la popolazione potesse vivere, insomma, no? Ecco. Vedo tanti ragazzi quando vengono con me nel bosco così, passano via, vedono gli alberi, ma non sanno neanche che albero è. Se uno conosce il legno, lo ama perché ti dà sempre una carica, cioè ha un qualcosa di in più. Perché tenere un sasso in mano e tenere un legno è differente. Non per il peso solo, ma solo per quello che ti dà. Il sasso deve essere fatto bello perché ti dia una soddisfazione. Invece un pezzo di legno, anche come questo qua, tenere in mano questo legno qua e guardarlo, è una cosa indescrivibile. Pensare cosa ha potuto nascere da un pezzo di legno che sta marcendo. Questo albero, questo sgorbio, è un melo vecchissimo che ha sempre piantato, sempre mio bisnonno, che negli anni *20* aveva voluto, forse aveva avuto un'intuizione, non lo so, aveva voluto trasformare questo pezzetto di terra in un frutteto, che era qua uno dei problemi più grossi, insomma frutta non ce n'era. Aveva impiantato questo frutteto e io sto cercando di salvare questi ultimi residui di alberi, di melo, c'è un pero, c'è un susino, di cercare di salvarli. E questo in particolar modo è nato storto, è cresciuto storto. E non l'abbiamo mai tagliato perché serve come panca, che qua quando arrivi su, che sei stanco, che hai fatto la salita, arrivi su, ti siedi qua ed è il momento di riposo. In più mio nonno qui su questo ramo che è stato tagliato perché si era rotto, mi faceva, quando ero piccolina, con la corda da fieno, mi faceva l'altalena, quindi intanto che lui lavorava io avevo la mia altalena qua e giocavo, quindi è un ricordo speciale, io non vorrei mai morisse questo melo. Sto cercando di potarlo insieme a un ragazzo che è di qua, che fa la scuola agraria a Feltre e mi aiuta, perché io non saprei dove metterci mano, però mi aiuta a cercare di recuperarlo. E questa è la storia di questo melo. Qual è il posto? La volta in cui sono arrivata da lì, stavo ascoltando degli alberi. Stavo cantando in bosco per capire il suono di questi boschi. A un certo punto arrivo, faccio il sentiero e c'è questa radura. E vedo da in fondo, all'ingresso del nuovo bosco, un albero nervoso. E questo albero mi ha fatto ricordare quando ero bambina e mi dicevano: è un albero da canton, è un albero da angolo. Mi dicevano che gli alberi che stanno il primo del filare, l'albero che sta all'ingresso di un sentiero, all'ingresso di una nuova proprietà, deve spaventare e quindi si attrezza per diventare nervoso. Ecco, sono gli alberi che di solito girano verso sinistra, i cosiddetti alberi sanchi, alberi sinistri, sono quelli che non hanno amici. E quindi ho ritrovato tutte queste storie in questo albero
guardandolo appunto da questa radura. Ricordo che mi sono fermata e mi sono seduta davanti e ho pensato chissà quante storie potrebbe raccontare di paura questo albero. Penso che il mio rapporto con il legno sia molto diverso anche rispetto ad altri liutai, perché un conto è andare in una rivendita, chiamiamola, di materiale per liuteria, vedere la tavola armonica e acquistarla. Un conto è vivere in mezzo ai boschi, dover andare a tagliare la legna per far fuoco. Il rapporto col legno, secondo me, non solo mio, ma anche di tutti quelli che vivono in montagna, è diverso da quello che può essere il rapporto che ha uno che vive in città e che il legno va solo a comprarlo per... in questo caso per fare violini, insomma, perché negli strumenti musicali il legno è una cosa che deve essere, come dire, trattata, curata molto bene, quasi amata, insomma. Negli ultimi 2 anni, ormai, mi pare di essere un'emigrante, confinata a valle ogni volta che ritorno a Treviso. Mi pare di essere una sorta di esilio. A un certo punto, qualche anno fa, 2 amici, uno dice all'altro: sai, sono stato a trovare Francesca, e dove vive Francesca non vedi neanche le montagne. Lì ho capito che per qualcuno non vedere le montagne poteva essere una sorta di spaesamento, e non l'ho mai capito fintanto che non l'ho provato dentro di me, fintanto che le mie giornate appena da Treviso vedo un po' le montagne, scappo su. Il ruolo del raccontare la montagna è molto a volte un po' complesso, perché appunto media uno sguardo, quindi se ci troviamo di fronte a una letteratura che ci racconta una montagna stereotipata, una montagna appiattita, una montagna che si polarizza come opposto della città, come luogo salvifico, come paradiso, naturalmente questo non aiuterà la mediazione di uno sguardo nei confronti della montagna reale, di quella che concretamente esiste, che concretamente non può essere o solo paradiso o solo inferno. E quindi niente, il ruolo della letteratura è un ruolo civile quasi, appunto rapportarsi con questo ambiente, raccontarlo, dargli voce, ma anche cercare di raccontarlo in maniera ambigua, senza arrivare mai a una risposta definitiva. Sono montanaro, questo è poco ma dubbio, ma una volta i montanari, quelli veri, non andavano a scalare le montagne, voglio dire, per forma di esibizionismo. Vivevano la montagna, i nostri avi arrivavano in montagna fin dove c'era necessità, dove c'era il pascolo, tutto il resto era qualcosa in più. E io diciamo che il mio rapporto con la montagna è appunto dato dalla quotidianità. Ogni giorno mi sveglio e vedo le montagne.
Però vivere in montagna è difficile, è sempre più difficile. La mia piccola esperienza di uscire dalla Gordino, diciamo, è stata quella di andare a Gubbio per questa scuola di liuteria, ma è lì che ho scoperto che niente è più importante per me della tranquillità, dello stare in un paese dove tutti si conoscono, dove ti aiuti, dove puoi andare a fare una passeggiata nel bosco è una dimensione più umana secondo me, e io mi ci trovo molto bene in questa cosa, insomma. Per me questo è il posto dove voglio stare finché potrò. Ci sono delle tensioni fortissime allo sradicamento e, in un mondo in cui la mobilità è la categoria principale, in cui se non sei mobile insomma rischi grosso, però allo stesso modo c'è appunto l'utilizzo anche un po' esagerato del concetto di radicamento invece, e questi due concetti soprattutto nella nostra quotidianità, nella nostra contemporaneità andrebbero messi in dialogo. E andrebbero semplicemente messi in dialogo senza aver poi la pretesa di arrivare a una risposta finale, perché per quanto mi riguarda pensare di dover avere una risposta finale è straziante a livello esistenziale. Qualcuno mi ha detto: ma cosa vai a stare lassù? No? Dico lassù perché dopo è più corto andare in su se mi mandano, no? Perché bisogna vedere, insomma, perché portati che mi mandano in giù, bisogna vedere come la pensano, no? Però no, è stata una decisione precisa anche con mia moglie, perché è importante che tutti siano d'accordo di stare, no? Ma anche quando abbiamo dei disagi come dal Maltempo, le grosse nevicate, si sta anche 3-4 giorni senza corrente, magari le strade chiuse, così, noi non abbiamo problemi. Tanto noi facciamo i nostri rifornimenti, abbiamo le nostre cose, sappiamo che da sotto pensano a noi e arrivano subito, quindi non c'è problemi, no? È bellissimo, bellissimo, c'è silenzio, c'è pace, c'è armonia con tutte le persone che ci sono, quindi ci sta veramente bene. Poi siamo riusciti a dare un po' di tono a questo paese che se ne stava andando, quindi sono arrivati dei giovani che hanno sistemato i fienili di famiglia, le case di famiglia, quindi adesso abitano qui, no? È un posto paradiso. Secondo me quando trovi la tua dimensione, non so come spiegarlo, riesci a vivere in montagna senza problemi. Anche con un po' di spirito di sacrificio, ecco. La Fingenesta è una manifestazione di cui noi dell'organizzazione andiamo molto orgogliosi, che ha una storia molto antica. È una festa di carnevale che si fa la domenica del carnevale. Partiamo da Falcade con la sfilata di tutte le varie maschere, si va un po' in giro nei bar,
per scaldarsi chiaramente, e anche per far capire a tutte le persone che è arrivato il giorno, per come pubblicizzarla. Poi il momento più importante è quando, dopo mangiato, si va alla Casa delle Regole, che è un edificio storico di Canale, e si presenta a tutti chi è la Zinghenesta di quell'anno, perché l'identità della Zinghenesta viene tenuta segreta fino a quel momento. Forse posso spiegarlo semplicemente con... non saprei, è bella. E il momento, mi è capitato l'anno scorso, al momento della presentazione della Zinghenesta, io sapevo chi era. Siamo andati lì con la sfilata e c'era questo clima di attesa, questa attesa proprio per chi è questa Zinghenesta. Tutta la gente aspettava di sapere chi era la Zinghenesta, e io lì mi sono sentito proprio un'emozione che non saprei descrivere, ero in estasi. La montagna alla città può dare una dimensione collettiva che forse a livello urbano in parte si è persa. Quindi l'idea di pensare che ci sia ancora un noi e non ci sia solo un io è qualcosa che ancora esiste, probabilmente perché a livello demografico è l'unica maniera per abitare in un luogo, pensarsi ancora come un noi. A livello culturale credo molto nel dialogo tra queste due realtà socio-spaziali e anche geografiche, in cui non c'è solo la città che apporta culturalmente un certo modo di vedere le cose, ma che ci sia appunto uno scambio equo. Io credo che una parte del futuro non sia solo in città e non sia solo in montagna, ma sia sul dialogo fra questi due realtà spaziali, che sono realtà sociali, che sono realtà culturali, insomma. Un giorno un amico mi ha detto:
La montagna si salverà grazie alla sua cultura. Questo mi ha portata quassù e questo è ciò che mi fa restare.